Ciao a tutti, in questo video proviamo Pacdora per la creazione di mockup e design 3D di prodotti. Questo video è sponsorizzato da Pacdora, che ci ha chiesto di provare il loro portale per la creazione di mockup, progettazione di packaging e altri tool che permettono la visualizzazione 3D di prodotti con all'interno le nostre grafiche. Andando sul sito pacdora.com possiamo vedere l'enorme libreria che comprende questo servizio. In pratica abbiamo tre principali sezioni. Una sezione dedicata proprio ai template per la creazione di packaging, una sezione dedicata alla creazione di mockup, quindi la visualizzazione inserendo le nostre grafiche, e il terzo tool è proprio il 3D Design Tool, che permette di creare anche delle scene 3D con più prodotti all'interno per una previsualizzazione anche in ottica promozionale. Andiamo velocemente a vedere la prima sezione e poi ci concentreremo sulle due più interessanti, che sono appunto il Mockup Generator e il 3D Design Tool. Una volta iscritti, ed è possibile provarlo anche gratuitamente, ci troveremo all'interno della nostra sezione. Potete vedere alcune prove che ho già effettuato e da qui possiamo andare ad aggiungere dei mockup file, dei design file oppure appunto dei progetti relativi ai template. Per quanto riguarda i template, come è possibile vedere, abbiamo a sinistra la possibilità di selezionare il tipo di confezione, ce ne sono veramente moltissime disponibili, divise anche per tipologia, e vedete che ci sono tantissime parole chiave tra cui cercare. Se andiamo a selezionare ad esempio un template qualsiasi, vediamo tutte le misure che abbiamo a disposizione. Possiamo anche in alto vedere la visualizzazione 3D e cambiare in modo dinamico tra la versione aperta e la versione chiusa, proprio per vedere come poi va a comporsi il tutto, e soprattutto possiamo andare a modificare il nostro template. Quindi per esempio andando su Basics vedete ci sono tutte le grandezze, possiamo anche scegliere il tipo di materiale e semplicemente andando a inserire le dimensioni vedremo modificarsi in maniera dinamica anche l'immagine del template stesso. Possiamo anche cliccare direttamente sulla nostra area di lavoro, selezionare una dimensione diversa e vedete come tutto vada a cambiare in modo automatico per adeguarsi alle nostre nuove misure. Possiamo sempre vedere la previsualizzazione e soprattutto possiamo andare a esportare nei formati più comuni, quindi in formato Illustrator, DXF, PDF, oppure passare al 3D Mockup, che andremo a vedere fra pochissimo. Infatti in alto possiamo passare al design online, che ci porterà ad un'altra sezione, che è quella di cui parlavamo prima, ossia la possibilità di andare a personalizzare la confezione dal punto di vista grafico una volta fatte, per così dire, le misure definitive. Tanto vediamo che abbiamo già un materiale di base realistico e le indicazioni di poter aggiungere il nostro logo. Anche in questo caso possiamo visualizzare dinamicamente il nostro oggetto, quindi vederlo aperto o vederlo chiuso. Possiamo anche cambiare il materiale, perché a disposizione abbiamo anche la versione cartoncino bianco, e a questo punto ci viene chiesto di caricare il logo. Io avevo già qualcosa di caricato nella libreria, possiamo aggiungerne uno nuovo. Prendiamo questo logo PNG, quindi con sfondo trasparente, e in alto a destra possiamo anche allargare la preview per andare a vedere l'anteprima. Vedete che è molto semplice, effettivamente permette veramente di avere un'idea molto chiara di quello che stiamo realizzando, e soprattutto abbiamo degli elementi già all'interno della libreria per arricchire quelle che sono le grafiche che già potremmo avere. Per esempio potrei aggiungere un testo molto rapidamente, che naturalmente posso personalizzare con la formattazione, il colore e tutto quello che vogliamo effettivamente aggiungere. Vedete che ci sono anche i consigli sul colore, che sono proprio gli stessi colori del logo che ho caricato, quindi c'è anche, per così dire, una parte automatizzata che ci consiglia i colori migliori da usare in base a quello che stiamo realizzando. Abbiamo poi delle forme geometriche e addirittura ci sono dei loghi, i loghi più comuni, come per esempio i loghi su materiale da riciclare, indicazioni varie dal punto di vista tecnico come qual è la parte superiore, insomma i classici loghi informativi che ci sono sulle scatole, e anche naturalmente le icone social e altre tipologie di grafiche. Quindi facciamo un esempio mettendo qualche icona sulla parte
posteriore della scatola, giusto per vedere il funzionamento. Vedete che è veramente tutto molto semplice e quindi si può creare molto velocemente anche le grafiche se non le abbiamo già pronte. C'è addirittura una sezione di ispirazione per inserire delle grafiche, ad esempio di sfondo, dei pattern da utilizzare. Ecco, per esempio questa immagine, questo pattern che viene inserito, poi possiamo modificare eventualmente la distribuzione e la scala. Possiamo ovviamente fare la stessa cosa per la parte interna, qualora ci fosse necessità, ad esempio per mettere qualcosa di grafico anche all'interno di questa parte, potremmo aggiungere un pattern diverso ed ecco che abbiamo creato molto rapidamente un esempio di grafica all'interno della nostra scatola. Ovviamente una volta creato possiamo salvarlo e immaginiamo di aver finito la nostra lavorazione. Possiamo ovviamente scaricare i file di progetto in modo da poterlo poi effettivamente mandare in lavorazione in stampa. Possiamo modificare ancora le dimensioni anche sul lavoro finito, quindi per esempio possiamo aggiornare alcune dimensioni. Il tutto viene scalato automaticamente, ma soprattutto la cosa molto interessante è la parte di visualizzazione e di condivisione. In pratica, cliccando su Super Export, noi abbiamo la possibilità di salvare un'immagine di quello che abbiamo realizzato, quindi possiamo scegliere ad esempio il formato, scegliere il tipo di immagine, la risoluzione. Per adesso usiamo un JPEG, mettere alcune impostazioni di base e poi cliccando su Export ci verrà renderizzata un'immagine da poter utilizzare per la visualizzazione o per il marketing. Quindi vediamo in alto a destra che sta elaborando l'immagine e una volta finito verrà scaricata sul nostro computer. Vediamo intanto che ha scaricato la nostra immagine in alta risoluzione in 4K, ha creato anche l'ombra nella versione renderizzata e la qualità effettivamente è molto buona, soprattutto appunto considerando come abbiamo creato tutto molto rapidamente. A sinistra, dicevamo, vediamo la sezione video che ci permette di applicare dei template per scaricare, invece che una foto statica, un video da poter magari condividere sui social, che mostra già il nostro packaging da vari punti di vista. Per esempio, se clicchiamo su questo, abbiamo un'animazione in cui il prodotto ruota. Possiamo scegliere diverse prospettive, ci sono anche delle animazioni diciamo più promozionali come il prodotto che arriva dall'alto o tramite uno zoom, e l'altra cosa interessante è anche il fatto che è possibile mostrarlo mentre si crea, quindi mentre la scatola prende forma. Quindi immaginiamo di dover mettere ad esempio sul nostro e-commerce una preview del prodotto che ancora non abbiamo fisicamente, quindi non abbiamo il materiale, potremmo utilizzare una clip di questo tipo in loop, quindi una volta cliccato sul download vedete che è possibile ancora comunque selezionare i preset, scegliere il formato anche dal punto di vista delle proporzioni e cliccando su export ecco che abbiamo di nuovo il software che va a renderizzare e ci avviserà una volta concluso. Nel frattempo vedete che a sinistra è anche possibile eventualmente modificare lo sfondo, ci sono dei colori ma anche delle sfumature da poter selezionare, come per esempio questa, per avere più varietà. Appena scaricato il video lo andiamo ad aprire ed ecco che abbiamo la nostra animazione pronta e che può essere eventualmente mandata in loop, infatti inizia e finisce allo stesso modo e quindi possiamo utilizzarlo anche ad esempio sul nostro sito o sui social. In alto a sinistra ci sono le informazioni del progetto, quindi possiamo dargli intanto un nome, e un'altra opzione molto interessante di condivisione è questa. Andando questa volta sul simbolo della condivisione possiamo fare come quello che abbiamo fatto prima, quindi salvare l'immagine, salvare il template, salvare un video, ma soprattutto è possibile copiarsi il codice HTML per l'embedding di questa visualizzazione dinamica sul proprio sito. Questo è molto interessante perché di fatto cliccando su questo pulsante abbiamo un codice da poter semplicemente copiare e incollare, un po' come si fa per i video di YouTube o le mappe di Google Maps, e quindi inserendo questo codice all'interno della nostra pagina del sito avremo proprio all'interno questa finestra con la possibilità di navigare dinamicamente l'oggetto, vederlo da tutte le prospettive e soprattutto vederlo anche aperto o chiuso usando questo slider. Allo stesso modo possiamo utilizzare il pulsante share se dobbiamo semplicemente non pubblicarlo ma inviarlo a qualche cliente, qualche collaboratore per vedere la stessa visualizzazione dinamica e quindi poter farsi proprio un'idea molto precisa dell'oggetto. In ultimo abbiamo il 3D Design Tool
possiamo arrivarci cliccando qui nella barra degli strumenti oppure in alto, che è una cosa leggermente diversa, nel senso che se fino adesso abbiamo lavorato in termini di singolo prodotto, quindi abbiamo creato il nostro packaging, che poi può essere fatto con tanti altri prodotti. Noi adesso abbiamo scelto una scatola, ma come avete visto nelle librerie abbiamo di tutto, dalle borracce alle magliette, alle buste, ai sacchetti, eccetera. Qua invece andiamo a creare una scena con anche più oggetti, che è proprio qualcosa di promozionale. Quindi proprio per evitare di usare un software di design 3D o di modellazione 3D per creare una scena, qui abbiamo la possibilità, in questo ambiente molto semplice, le funzioni, i pulsanti sono più o meno gli stessi di prima, di creare una scena con più oggetti dentro. Infatti vedete a sinistra il menu è leggermente diverso. Intanto possiamo scegliere un template di scena già pronta, quindi o la costruiamo da zero, oppure vedete c'è veramente la possibilità di scegliere fra tantissime scene già pronte. Ne metto una di esempio, vedete che ci posiziona l'oggetto nella stessa posizione, ci sostituisce ovviamente il prodotto con il nostro, duplicandolo eventualmente. Per esempio qua potremo provare questo tipo di scena che forse calza meglio da questo punto di vista. Questo per esempio molto stile beauty, infatti si chiama Luxury Light. Vediamo un attimo anche questa come prova. In alto a destra ci sono le opzioni per ogni scena, quindi possiamo ad esempio cambiare la palette di base o altre informazioni in base a quello che ci viene proposto. Come vedete sono veramente tantissime, quindi ad esempio questa è tutta a tema natalizio, dipende molto dal prodotto che stiamo cercando di promuovere. Partiamo per esempio da questo, giusto per avere una base. Ogni oggetto lo possiamo modificare, spostare, ruotare senza problemi, ovviamente anche il nostro prodotto, e andando a sinistra su Models in realtà possiamo o inserire altri prodotti creati da noi che sono in libreria o inserirne di nuovi direttamente dalla libreria interna. Invece in Asset possiamo mettere degli oggetti di base come quelli che vedete qui, che sono o delle primitive, quindi degli oggetti geometrici, oppure degli oggetti 3D che sono già all'interno della libreria di Pacdora. Vedete che ci sono piantine, alberi, frutta, tutti elementi che tendenzialmente si utilizzano all'interno di questo tipo di o fotografia o di mock-up, elementi in legno, elementi di arredo vari, eccetera. Addirittura abbiamo anche dei libri e delle riviste. Anche qui abbiamo la possibilità di personalizzare eventualmente lo sfondo e soprattutto la possibilità di cambiare le luci. Quindi anche qua ci sono dei preset che vanno a cambiare effettivamente il tipo di illuminazione del nostro prodotto. Possiamo andare anche in modalità avanzata e modificare dinamicamente la posizione della luce. Possiamo cambiare anche la luminosità e cliccando su ogni oggetto, qualora ci fossero delle opzioni particolari, le troverete in alto a destra, per esempio sul tipo di materiale. In questo momento il legno è chiaramente un oggetto poco riflettente, ma se volessi cambiare questa impostazione dovrei andare a destra e cambiare le caratteristiche del materiale. Quindi la roughness per esempio, che gestisce proprio questa tipologia di informazione sulle riflessioni, vedete che adesso il legno è molto più riflettente. Se fosse un materiale metallico possiamo andare ad aggiungere anche questa opzione. Ovviamente in questo caso, trattandosi di legno, deve stare a 0, ma abbiamo anche questa tipologia di opzione su cui agire. Una volta che abbiamo fatto le nostre modifiche, possiamo tranquillamente tornare al Super Render, che è proprio quello che ci permette di generare un'immagine di alta qualità partendo dalla nostra scena di base. Quindi selezioniamo il punto di vista e cliccando Export Now dobbiamo solo attendere che finisca di elaborare. Abbiamo quindi visto rapidamente le principali funzioni di Pacdora. È sicuramente uno strumento molto semplice da utilizzare, non serve nessuna particolare conoscenza e permette di fare non solo la progettazione ma anche proprio la previsualizzazione dei nostri prodotti prima ancora di averli, e quindi è uno strumento che può essere molto utile per velocizzare la fase di creazione, rendendosi proprio conto del risultato finale prima di avere l'oggetto tra le mani. Se vi interessa questa tipologia di servizio vi consiglio di provarlo, in quanto c'è comunque una prova gratuita che permette di utilizzare la stragrande maggioranza delle funzioni, e qualora vogliate provare la versione a pagamento trovate un codice sconto del 20% in descrizione a questo video. Come al solito fatemi sapere se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo tutorial.